Insieme al direttore dell'area sportiva Filippo Fusco. Direttore, quest'oggi è arrivata una sconfitta ad un mese di distanza dall'ultima battuta d'arresto dei bianconeri, una gara comunque equilibrata, due episodi dubbi probabilmente ne hanno condizionato il risultato. Buonasera a tutti, io credo che questa sconfitta non debba far passare in secondo piano la grandissima parte di stagione, prima parte di stagione fatta dal Cesena. Anzi, deve dare ancora più merito perché abbiamo giocato alla pari a viso aperto contro una squadra che veniva da 5 vittorie consecutive in grande forma sul proprio campo. Quindi di questo dobbiamo essere consapevoli. Chiaro che le partite sono spesso decise da episodi e oggi gli episodi sono stati negativi a noi. Chiaro che tra i episodi devo mettere pure le decisioni prese dalla quaterna arbitrale, soprattutto dal VAR, che non ha chiesto di intervenire su due episodi secondo noi abbastanza netti di falli di mano. Almeno una revisione avrebbe potuto rasserenare gli animi. In altre circostanze simili a nostro sfavore abbiamo accettato la decisione del VAR con serenità. Oggi non siamo sereni perché il VAR doveva quantomeno richiamare l'arbitro a riguardare i due episodi e poi avrebbe preso la decisione che poteva ritenere più giusta. Così ci lasciano amaro in bocca, ovviamente, perché ci siamo sentiti un pochino danneggiati dal fatto che questi episodi non sono stati ritenuti neanche degni di una revisione VAR. Quindi questo secondo me è importante anche capire in che modo si vuole utilizzare la tecnologia, visto che c'è, soprattutto sui falli di mani, e quindi una volta presa la decisione l'avremmo rispettata. Però il fatto che non sia stato neanche ritenuto opportuno rivederla, francamente ci lascia perplessi, delusi e dispiaciuti. Quindi negli episodi che sono girati a nostro favore metto anche questa mancata revisione VAR dei due falli di mano. Lo ha detto lei, direttore, di certo non è una sconfitta che cancella quanto di buono fatto fino ad oggi. La squadra chiude il 2025 con 31 punti, una partita in cui quest'oggi qui a Catanzaro comunque colto due pali, una squadra viva nonostante qualche assenza negli uomini a disposizione di mister Mignani. È comunque un bilancio positivo quello a chiusura dell'anno. Ma la chiusura dell'anno è assolutamente positiva da tutti i punti di vista. Dispiace chiudere con una sconfitta perché credo che questa squadra meritava una chiusura dell'anno solare migliore, la meritava per l'impegno, per la passione, per tutto quello che hanno fatto i ragazzi, lo staff tecnico, gli allenatori, i tifosi che ci hanno seguito anche oggi in grande numero e quindi in un giorno festivo, e quindi tutto ciò avrebbe meritato un epilogo di anno migliore. Ma questa sconfitta deve darci ancora più forza per ripartire con maggior decisione, maggior voglia, perché credo che il Cesena ha dimostrato in queste partite disputate finora, in queste 18 partite di campionato più quella di Coppa Italia, di non essere inferiore a nessuno, di giocarsela alla pari con tutti, di poter vincere su ogni campo e di poter far sì che il nostro campo sia un fortino come meritano i tifosi che vengono allo stadio. Quindi questo mi dà ancora più forza, ottimismo, lo dà a me come deve darlo ai tifosi, alla squadra, ai giocatori e allo staff tecnico.